Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle nostre grandi previsioni energetiche in questa settimana che va dal 9, non è vero, che va dal 3 al 9 marzo. Perché vado ribaltati, quindi partiamo dall'ultimo, arriva al primo. Controcorrente, eccetera, eccetera. Ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 grazie ai miei eroi del mito greco. Ai Perseo, uomini e donne, ai Perseo. Sono felicissima che state avendo dei benefici assurdi grazie alla pratica della porta luminosa tra conscio e inconscio dello yoga sciamanico che abbiamo pubblicato nella playlist yoga sciamanico. Sono felicissima del fatto che state praticando i vostri segni zodiacali e con le pratiche. Questo è un mese rivoluzionario per tutti voi. Mese rivoluzionario perché quelle pratiche stanno apportando dentro di voi cambiamenti radicali, ma sostanziali però, non così, non cambiamenti così. Perché quando fate le pratiche, che cosa succede? Che inizialmente devi metterti lì intenzionalmente, stai cambiando un'abitudine. E quando cambi un'abitudine, il modus operandi corrente che hai, no? Quindi quando cambi un'abitudine acquisisci un talento, un'acquisizione spirituale e quindi i tuoi chakra si aprono, le intuizioni arrivano, la tua realtà manifesta cambia, la tua realtà fenomenica, e lo so perché me lo state scrivendo in tantissime, ragazzi miei. Me lo state scrivendo in tantissime e sono onorata di servire questo scopo e sono felicissima. La nostra famiglia è sempre più grande, sempre più forte e questo significa che funziona. Significa che funziona perché questa è la strada, questo è il sentiero, questa è la via che conduce alla liberazione ultima, alla liberazione finale dalle nostre resistenze e attaccamenti, che sono quelli che ci impediscono di realizzare i nostri obiettivi animici veri, no? Ma non mi voglio dilungare su questo, lo sapete già, vi faccio solo un applauso. Vi faccio un applauso. E grazie, 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 con tutta l'anima, grazie. E piccola premessa, consulenze, ovviamente, siccome mi arrivano sempre, sempre tantissime mail per le consulenze, questo è bellissimo, è bellissimo. Io ne faccio sempre uno ogni tanto. Poi all'interno delle consulenze, come avete visto, perché ne ho fatte un paio, stiamo introducendo anche le pratiche di yoga sciamanico proprio per darvi il supporto, sempre pratiche che io sono semplici pratiche, però fatte, che sono anche quelle prese dal drago immaginale, sono simili a quelle che avete visto, no? Nei vostri segni zodiacali, vi faccio vedere come si fanno, e quindi quella cosa sta facendo in voi un radicale cambiamento, ma tanto già lo sapete perché lo vedete proprio dalle prime volte che lo fate, quindi ok. Quindi stavo dicendo, le consulenze le faccio uno ogni tanto e introduciamo anche le pratiche sciamaniche per andare incontro alla realizzazione dei vostri obiettivi. Va bene? Che siano l'acquisizione di un talento per includere quelle paure che avete, però sono sempre cose un po' più grandi che stiamo facendo perché serve sempre di più il supporto pratico, quindi con i rituali e con le pratiche. Ma ne faccio sempre uno ogni tanto, ragazzi miei. Uno ogni tanto, sono tantissime le mail, ecco perché poi faremo qualcosa di un po' più tipo quelle masterclass di cui vi ho nominato per avere più persone e indirizzare più persone sempre di più allo scioglimento delle paure, dei blocchi. Uniremo un'unica paura, un'unica, diciamo, come dire, un unico argomento comune a più persone, che poi si riversa nella vostra quotidianità in tutto ciò che vivete in modo diverso, però è sempre lo stesso argomento. Comunque è qualcosa che faremo più in là, io piano piano, piano piano, piano piano. Quindi per apprendere l'arte dello yoga sciamanico ci sono tutti i miei video. Cioè, l'arte sciamanica è imprescindibile, la playlist l'arte sciamanica e la playlist meditazioni guidate con lo yoga sciamanico è imprescindibile per entrare nello yoga sciamanico. Cos'è lo yoga sciamanico? È la non dualità. Quindi quando tu unisci visibile e invisibile, inizi a stare in uno stato ampliato di coscienza, tu realizzi tutto. Io mi faccio testimone di questo, ovviamente, tanto lo sapete. Quindi,
quella è il percorso di studi fondamentale per entrare poi nel sentiero della realizzazione di tutti gli obiettivi dell'anima. E quindi la playlist L'arte sciamanica, con meditazioni guidate, con lo yoga sciamanico, è il corpus di studi, di, diciamo, il sentiero, lo spazio di consapevolezza per realizzare la non dualità. E quando realizzi la non dualità non hai più paura di andare incontro a niente. Cioè non hai più paura di realizzare i sogni, perché fondamentalmente abbiamo paura di realizzare i sogni, perché c'è la paura. E la paura che domina tutte le altre paure, la paura che sta alla base di dove poi si... allora, c'è la grande paura come se fosse un grande terreno, e poi su questo grande terreno ci sono tante le mini paure che hanno la grande matrice della grande paura, è la paura della morte. La paura della morte, che è la paura del transito, no? Tra una condizione visibile e invisibile, la paura quindi del transito, è più corretto dire, la paura del transito è la paura delle paure, che accomuna tutte le altre fobie e paure che possiamo avere durante la vita. E quindi la comunione con l'invisibile inizia a generare la perdita di quella paura della morte, del transito, perché la morte cos'è? Qualcosa che non sai. Hai paura di ciò che non sai, di ciò che è invisibile, e quindi anche la paura dell'anima. Hai paura dell'anima, cioè dell'invisibile, cioè della morte, cioè dell'eterno femminio. Sono tutti concetti che stanno all'interno della grande paura dell'invisibile, la paura della morte. Cosa fa? Cos'è lo yoga sciamanico? È colui appunto, personificato in colui, è la disciplina che ti permette di superare la paura del transito, la paura della morte. E quindi realizzando la mancanza di paura, tu realizzi tutto. Quindi piano piano faremo tutto. Quindi, ma nell'arte sciamanica sostanzialmente è proprio quello il cammino, il sentiero per condurvi a quella consapevolezza. E poi le pratiche sono come dire, il subconscio viene suggestionato poi dalle pratiche, per dirle in termini più moderni, viene suggestionato dalle pratiche nel smettere di avere paura. Ok, detto questo, ragazze mie e ragazzi, sto continuando a leggere mail piano piano, ragazze, piano piano, perché non ce la faccio. Siete e siamo tantissime, bellissime, il lavoro si fa sempre più importante, bellissimo, impegnativo, importante, e io sto qua a servire il grande scopo. Quindi, allora, settimana che va dal 3 al 9 marzo, abbiamo 3 varianti, ovviamente so che le sentite sempre tutte e 3, però laddove ti interessa di più una, magari senti più una e poi ti senti l'altra, ok? Allora, poi mettiamo i tarocchi, vediamo cosa ci dicono, quali sono gli eventi con i quali ti confronterai in questa settimana, che sono enti, entità, spiriti, dei, affinché tu possa realizzare gli obiettivi dell'anima, perché quello è lo scopo ultimo. Allora, primo mazzo angeli, secondo mazzo fate, questi sono i tarocchi oracolari delle fate, questi sono gli oracoli delle fate, questi sono gli oracoli degli angeli, ok? Allora, scegliete, ragazze mie e ragazzi. Per le ragazze nuove sotto l'info box c'è la timeline di ogni video, sì, di ogni mazzo, ok? E partiamo dal primo mazzo. Allora, vediamo cosa abbiamo in settimana per te. Allora, mettiamo 3 oracoli di questi per te. Cosa abbiamo questa settimana? Vi ricordo che ci sono i segni zodiacali per ognuna di voi per il mese di marzo, lo dico soprattutto per le ragazze e ragazzi nuovi, con i rituali della buona riuscita per ognuno di voi. Allora, intanto, prima variante, quali sono gli eventi in questa settimana? Con che cosa ci confrontiamo? Chiedo al mio sposo celeste, amante mistico, di realizzare questa creazione per te. 1, 2 e 3. Allora, vediamo un po' come sono le energie. Trova un compromesso. Qua c'è un equilibrio, la bilancia. Ce l'hai fatta? Ed è un no. Allora, ci sono varie situazioni in questa settimana.
con le quali ti confronterai. A livello profondo, qua mi dice che tu riuscirai in qualcosa in questa settimana, in qualcosa in cui stavi credendo, in qualcosa che volevi fare, ehm, in qualcosa che ardeva dentro di te. Ce la farai in questa settimana in qualcosa che ardeva dentro di te, grazie a un certo equilibrio che metterai dentro di te in questa settimana. Poi c'è un no, non so a che cosa si riferisce, è no in qualcosa. Adesso lo andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, vediamo un po'. Trova un compromesso. Su che cosa ci andiamo a trovare questo compromesso? Vediamo. Di cosa mi parla trova un compromesso? Quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti che si manifesteranno in questa settimana per te? Su trova un compromesso. Trova un compromesso. Ah, perché ci sono preoccupazioni su qualcosa, 9 di spade, su una persona, un re di coppe, 5 di spade, ci sono preoccupazioni su una persona, o non c'è silenzio con qualcuno, può essere chiunque. Ci sono preoccupazioni riguardo a qualcuno che conosci bene, 6 di coppe. Trova un compromesso, ti dice. Vediamo che tipo di compromesso dobbiamo trovare. Carta positiva per te. C'è un po' di rancore, di preoccupazioni legate a questa persona. Può essere un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, o per l'ascendente in questo senso. Può essere anche una donna, oppure è una persona con la quale c'è tensione. Vediamo. Di che natura deve essere questo compromesso? Energia positiva per te con questa carta. Regina di spade. Regina di spade, abbi le idee chiare. Abbi le idee chiare, parla chiaro con questa persona, oppure abbi le idee chiare. Qua c'è un asso di coppe, 7 di denari, un'opportunità, mi dicono, dare un'opportunità a questa persona con la quale c'è tensione, apri il cuore a questa opportunità. E ancora sulla regina di spade, sì, 10 di coppe, dai un'opportunità a questa persona, abbi le idee chiare che questa persona, qualsiasi cosa ti sta creando preoccupazioni o ansie rispetto a quest'uomo qui, re di coppe, può essere anche una donna, ripeto, con energia mascolina però, che magari trattiene le proprie emozioni. Allora, trova un compromesso. Cosa significa in questo caso? Tu che stai guardando, regina di spade, abbi le idee chiare, ok? Parla chiaro, con la spada chiara. Qua c'è una farfalla sulla spada, vedi? È una rinascita. Parole nuove, parole trasformate con la farfalla. E il 10 di coppe, dai un'opportunità, apri il cuore a questa opportunità. Al di là se vedi o meno questa persona, c'è una persona con la quale c'è tensione, c'è silenzio, oppure non ti parli. Va bene? Quindi rispetto individuale, individua questa persona, oppure ci sarà in questa settimana. Qua ci sono preoccupazioni legate a questa persona, ansia, e anche questa persona ce li ha. Allora, trova un compromesso. Nella nostra scuola iniziatica, come ci approcciamo a questo per sciogliere questo karma qui, che è il mentale? Come ci approcciamo? Individua l'emozione che ti scatena questa persona qui con la quale c'è questa situazione. Fai la formula pentacolare. Come ho spiegato nel video cosa stai per manifestare, dovrebbe uscire qua sopra. Nell'intro del video ti spiego cos'è la formula pentacolare. Sciogli il karma relativo a questa situazione, dai una possibilità di abbraccio. Perché questa persona ti fa vedere delle emozioni che tu devi includere per sciogliere un karma che ti porti avanti da tante vite. Bene, apri il cuore a questa emozione, poi non significa necessariamente apri il cuore alla persona, perché la persona è una maschera del divino che ti mette in scena delle emozioni che tu devi vivere per poterle incamerare e prenderne la forza e non venirne asfaltata. Ok, quindi rispetto all'immagine con questa persona, qual è l'emozione principale? Rabbia, paura, tristezza, gelosia, invidia? Ok, prendi l'emozione ad occhi chiusi, farlo per un minuto e di: ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, una delle due, quella che senti di più, e poi ho fede in te, per chiudere la formula pentacolare. Fai questo per un minuto al giorno e vedi come si scioglie il karma. Questo è il compromesso che devi trovare, dicono le carte. Ok? E anche gli eventi con questa stessa persona cambieranno. D'accordo? Ok.
Allora, vediamo su ce l'hai fatta, credo che abbia a che fare con quello di prima, ovviamente ce l'hai fatta. Vediamo un po' che cosa mi aggiungono. Ce l'hai fatta, di cosa si tratta? Ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta? Gli amanti, ok, scelta, accordo, a trovare un accordo. Aspettate, metto un po' le pietruzze qua se non mi chiudono il video. Sono tutti ignudi, no? E YouTube si scandalizza un po'. Vabbè, no, fatemi dire altro. Ok. Allora, la società perbenista, ok, vabbè. Allora, vediamo ancora. Gli amanti e poi su ce l'hai fatta per favore? Ah, bello, bellissimo la giustizia. Allora, 4 di spade. E qua devi fare una scelta in questa settimana, ti dicono, con quello devi fare una scelta che è relativa a un accordo, una realizzazione di qualcosa che stavi già meditando, che stavi pensando, o una scelta d'amore o una scelta per fare un accordo con qualcuno, anche un accordo legato al lavoro, un contratto, un qualcosa, un accordo. Ce l'hai fatta rispetto a questa cosa su cui ci stavi meditando su, che stavi aspettando da tempo. Entra la giustizia, cioè ce l'hai fatta, ok, è per te, ti arriva questo accordo che può essere un accordo, un'unione con qualcuno che sia a livello legale, che sia un'azienda, che sia una società, che sia un accordo d'amore. Ce l'hai fatta. Mettiamo le due altre. E infatti mi parla di 6 di denari, di nuovo giustizia e equilibrio. 2 di spade, ce l'hai fatta, ma non lo vedi arrivare ancora. Non lo sai, ce l'hai fatta. Può parlare una cosa che ti stanca di lavoro, mi credo. Sì, credo che sia di lavoro, una scelta di lavoro che devi fare. O che hai già fatto, però non vedi arrivare i risultati. Sappi che ce l'hai fatta, mi dicono. 2 di spade, perché 2 di spade? Ah, 5 di spade, perché c'è tensione in merito a questa cosa. Però ce l'hai fatta, mi dicono, perché la giustizia è nel tuo campo energetico. O lo vedi in questa settimana o lo vedi nella settimana successiva. Però la giustizia sta già in merito rispetto a qualcosa che stavi aspettando perché le cose si mettessero in equilibrio. Anche rispetto a qualcosa che riguarda il denaro a livello burocratico, va bene? Anche se non te lo vedi arrivare, ti dicono, ce l'hai fatta, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso sulla carta no. Vediamo a cosa si riferiscono la carta no. Cos'è che no? La ruota della fortuna. Ah, 7 di spade. 10 di coppe. Qua mi parlano di mancanza di fiducia, di qualcuno che si è comportato male all'interno della famiglia, di un giro del destino. Il destino ti ha portato a una situazione dove ti ha fatto sperimentare o ti può far sperimentare una mancanza di fiducia nei confronti di un membro della famiglia o rispetto a qualcuno che conosci. Cos'altro? Mettiamo le due altre. Ah sì, infatti la torre. Sì, 10 di spade. Allora, qua è successo qualcosa all'interno della famiglia. È successo qualcosa all'interno della famiglia. C'è una chiusura, una torre. Qua mi parlano di mancanza di fiducia. Il destino ha portato un'immagine di una situazione compromessa, di una situazione che si rompe all'interno di una certa familiarità, di una certa famiglia. Qua c'è una situazione chiusa che ha avuto una rottura inevitabile, che è stata voluta dal destino. Il no è su questa situazione. Io non so cosa vuoi fare in questa situazione. Qua mi parlano che una situazione si è conclusa. Qua c'è mancanza di fiducia da parte di una persona che si è comportata male all'interno della famiglia.
e qua c'è il matto. Ah, ho capito. Allora, ovviamente non è che ti sollevo il problema senza darti la soluzione, no? Questo è il mio imprescindibile approccio alla vita e da terapeuta e nella mia scuola iniziatica. Quindi qua mi dicono no rispetto a una situazione su cui magari ci stavi ripensando su, ripensando su, ripensando su. No, inizia un nuovo cammino per te da questo momento con il matto. Qua c'è il re di coppe di prima. Ok, allora, ti ricordi che ti ho detto qua, trova un compromesso? Per sciogliere questo karma familiare o con una persona con la quale c'era questa familiarità, no? La formula pentacolare che ti ho detto prima, no è non rimuginarci su rispetto alla persona o all'evento. Perché, scusa, non rimuginare sulla persona. La persona è una maschera del divino. Tu, tutta questa stessa mi sta parlando dello scioglimento di un karma a cui ti puoi attaccare alla persona, cioè come se è lui o è lei la colpa. No, non ci sono colpe. Gli eventi arrivano perché hanno un fine, non perché hanno una causa, e le persone te li mettono in scena questi eventi. Le persone sono maschere del divino, della tua anima. Quindi chiudiamo questa situazione karmica con la formula pentacolare e il matto mi parla di una nuova tappa per te che si apre, tant'è che al centro stessa ce l'hai fatta. Va bene? Ok. Vediamo adesso. Ci hanno detto questo sull'amore, cosa ci raccontano per questa settimana? Allora, sull'amore cosa ci raccontano in questa settimana? Ci mettiamo questi oracoli, va? Mettiamoci questi e poi ci mettiamo no, questi, vediamo questi qua. Allora, sia che tu abbia qualcuno o meno, vediamo sull'amore. Amore litigioso, qua infatti c'è il litigio, o hai litigato con qualcuno o c'è l'aria tesa con qualcuno o l'aria tesa nell'amore. La porta del sole, con una persona che probabilmente è una persona molto impostata, molto rigida, perché questo ha a che fare col sole e con l'imperatore. Rispetto all'amore litigioso, qua ci sono dei litigi rispetto a una persona che ha una personalità più impostata, più rigida. Vediamo cosa mi raccontano in amore per te. Allora. Cosa accade nell'amore per te in questa settimana? Mettiamo la tua fila energetica. Infatti c'è il 7 di bastoni. Qua è possibile che sia tu che abbia messo dei limiti o no contact, 2 di denari e l'asso di denari, la regina di coppe. Allora qua ci sono dei limiti. 2 di denari mi parla di situazioni in bilico da sistemare, ristabilire delle priorità, però nell'amore qua vedo un asso di denari per te. C'è un'opportunità, una nuova opportunità. Di cosa mi parla l'asso di denari? È il matto di un nuovo inizio, o io credo con una persona nuova. Con una persona nuova e ti togli un po' la... Può anche essere l'energia di una persona che già conosci, sì, però io qua vedo che tu esci da un nuovo inizio. Cioè esci con gli amici, ti apri, c'è un nuovo inizio con qualcuno qua, per te, in questa settimana. Può anche essere che vai a seminare dentro di te questo nuovo inizio di fede, ti apri al nuovo, conosci persone nuove, oppure può essere la riconciliazione con la stessa persona, però questa riconciliazione è un punto a capo, una svolta epocale se c'è con questa stessa persona. Vediamo un po' l'energia della persona che ti viene incontro. 9 di spade, paggio di denari e 2 di bastoni. È una persona che vuole un'opportunità insieme, osserva molto. Una persona che vuole fare dei progetti, una persona che vuole un'opportunità insieme a te, seppur aveva delle preoccupazioni a riguardo, o preoccupazioni di lavoro, o preoccupazioni perché sta fuori per lavoro, o le preoccupazioni comunque vengono trascese perché vedo un'opportunità nei tuoi confronti. Vediamo l'energia finale per te in amore. Sì, c'è l'asso di coppe in questa settimana, la luna, un po' di paura, e l'asso di bastoni. Alcuni di voi avete due opzioni.
e me lo dicevano anche qui, però ti lanci con fede in una di queste che ti dà un senso di concretezza. Vedo che per te c'è l'asso di coppe e l'asso di bastoni. Possono essere, ripeto, due persone diverse, magari segno d'acqua e segno di fuoco, ma al di là di questo ci possono essere un po' di paura a lanciarsi, o anche una persona sola, in questa nuova opportunità, però poi vedo che la cogli con l'asso di bastoni. Energia, la cogli, vedi, più opportunità ci possono essere. Scusami, energia positiva per te, amore. Sì, il Papa. Il Papa mi parla di una persona molto seria, e qua abbiamo il giudizio, la puoi conoscere, può anche essere la stessa persona, però con il Papa mi parla di una persona che prende decisioni ferme, molto seria. Energia negativa. Il giudizio. Sarai tu a dover prendere una decisione qua. Sarai tu a dover prendere una decisione. Ti può costare prendere questa decisione, però poi la prenderai. Ok, vediamo con i miei oracoli lui-lei, l'energia di questa persona, l'energia dell'amore che ti viene incontro, che può essere anche in due persone. L'energia dell'amore leggeranno i miei oracoli adesso, vediamo. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Una persona che vuole sentire addosso il tuo respiro. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Qua parliamo di un cambiamento che arriva in amore per te. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Qua ci sono dei gruppi di voi che hanno delle richieste di scuse, comunque sia una predisposizione nei tuoi confronti da parte di qualcuno con il quale c'è blocco. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. C'è una persona che si vuole mettere alle spalle un po' ciò che è accaduto nel passato, quindi ti rende un po' perplessa o un po' perplesso. Però ovviamente poi starà a voi, no? E prendere la giusta decisione e andare incontro a ciò che anima il vostro ardore, la vostra anima, ok? Quindi detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui per la prima variante. Io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere quali sono le energie. Allora, quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei che si paleseranno a te in questa settimana? Vediamo, chiedo al mio sposo mistico, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te. Vediamo, mettiamo 3, 1, 2 e 3. Vediamo un po'. Partiamo. 9 d'inverno, un po' di preoccupazioni c'hai, perché? Paure infondate, poi andiamo a vedere. Cos'altro? La sacerdotessa, infatti devi usare l'intuito per uscire fuori dalle preoccupazioni mentali. E la forza, bellissimo, bellissimo. È un'escalation. In questa settimana ci sarà una sfida perfettamente superata. Delle preoccupazioni che ti possono arrivare col 9 d'inverno e il 9 di spade, inerenti a qualche cosa. Preoccupazioni arrivano e ci occupiamo di qualcosa prima che accada, e quindi ci occupiamo fondamentalmente del nulla, cioè preoccuparsi, occuparsi prima di qualcosa che accada. Cioè, e già capisci che ti stai preoccupando del nulla, perché quando ti devi occupare dell'attimo presente. Quindi ci sono delle preoccupazioni che verranno superate egregiamente. Avrai la prova provata in questa settimana di quanto il tuo coraggio di seguire le intuizioni ti darà risultati tangibili. Questo è diciamo il succo di questa settimana. Avrai la prova di come il tuo coraggio di seguire le intuizioni, che non sono la mente, ti daranno risultati tangibili. Allora qua ti dice paure infondate, evita di concentrarti sullo scenario peggiore, non lasciare che la preoccupazione cresca a dismisura rispetto al problema. Fidati del tuo intuito, rifletti con attenzione prima di prendere l'iniziativa, medita e avrai nuove intuizioni. Quindi la meditazione è fondamentale. Meditare cosa vuol dire? Vivere la tua vita come un'esperienza spirituale. Quello che ti arriva, gli eventi, sono enti, entità, spiriti, dei,
e devono arrivare perché hanno un fine. Quindi tu, affidandoti agli eventi, pronunciando anche qui, come vedete, la formula pentacolare è la formula più potente che esista, noi ce l'insegnano all'inizio delle pratiche di yoga sciamanico, la formula pentacolare rispetto alle immagini che ti arrivano perturbate. Ti benedico, ti amo. Potete usare la formula pentacolare ridotta a 3 oppure quella completa. Quella ridotta è, come vi ho detto anche nel video che si chiama Cosa stai per manifestare, che l'abbiamo pubblicato settimana scorsa, è la formula ridotta da utilizzare sempre, tutto ciò che vi accade durante la giornata, tutti i pensieri che vi arrivano, che sono immagini della tua anima, immagini che ti devono arrivare perché c'hai un karma, tutti abbiamo un karma. Allora, ti benedico, ti amo o fede in te, all'immagine perturbata, al pensiero dissonante, al pensiero disfunzionale. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. 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 In questo caso io credo che vada bene la formula ridotta a 3 perché possono essere più questioni. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Quindi meditare significa questo, vedere l'immagine perturbata, cioè l'emozione disfunzionale o quello che ti sta arrivando, e mettersi lì qualche secondo, un minutino, ti benedico, ti amo, ho fede in te, guardare l'immagine, l'emozione che ti provoca quell'immagine perturbata, ti benedico, ti amo, ho fede in te, ti benedico, ti amo, ho fede in te. In questo modo accogli il Dio. E questo è il coraggio che ti arriverà per realizzare il risultato diverso di quell'evento. Gli eventi arrivano perché hanno un fine. Quando tu li accogli con la formula pentacolare, li benedici, anche dicendo oh meraviglia a tutto ciò che ti accade, come vi insegno sempre, il risultato dell'evento cambia. Va bene? Ok, allora vediamoci carta a carta. Sul 9 d'inverno ci mettiamo queste, anzi queste. 9 d'inverno, 9 d'estate, 9 d'estate, 9 d'inverno. Allora, 9 di spade volevo dire. 9 d'inverno. Appunto è uscito un 10 di spade. Ok, una situazione giunge a conclusione. Come gestisco questa cosa? 2 di denari e l'imperatore. Qua si vuole mettere ordine in una certa situazione che si è conclusa, può essere di qualsiasi natura, e questo può generare confusione. 7 di coppe. Ok, qualsiasi sia la situazione, di lavoro che può accadere in questa settimana, o può essere già accaduta una situazione di chiusura nel lavoro, ristabilire le priorità, cosa faccio? Devo avere sotto controllo questa situazione? No, non devi avere sotto controllo questa situazione. Il controllo è il potere della mente. Devi darti a quello che arriva. Devi darti alle emozioni inerenti a questa sensazione un po' di paura, di angoscia. Devi darti. Va bene? Così riporti sotto controllo le cose. È un controllo del cuore, non della mente. È un affidarsi al cuore, non al controllo della mente. Mettiamone due altre. 5 di denari, mi parla di denaro, di sentirsi un po' carenti. Sì, 6 di coppe. Guarda, facendo questo riscopri una vitalità in te, una certa gioia. Qua mi parlano di situazioni, di un personaggio, di un datore di lavoro, di qualcuno che è più duro, che ci dà una certa carenza, o di un ente che ci dà una certa carenza economica, non avere magari l'economia per gestire più cose contemporaneamente. Facendo questo c'è il 6 di coppe. Cosa vuol dire? Il 6 di coppe a livello emozionale fa che tutte le cose scivolino, sì, tutte le preoccupazioni inerenti alla dea della penuria, della carenza scivolino via. Va bene? C'è una sostanziale ripresa emozionale per te con il 6 di coppe. Di cosa mi parla la ripresa del 6 di coppe? Sì, una situazione pesante finisce, del 10 di bastoni, una situazione pesante inerente a situazioni di penuria, di carenza, finisce. E anche relativa all'economia, all'economia, cioè le preoccupazioni relative all'economia o al non farcela si dissolvono.
perché c'è la bambina interiore o bambino interiore che riaffiora in te. Voi dovete sapere che la nostra anima legata molto a questa bambina interiore, il bambino interiore, è schiacciata da tutti i condizionamenti, perché l'anima è come una bambina, un bambino che vuole giocare, divertirsi, librarsi nell'aria, godere della gioia della vita, che ha scelto di incarnarsi, ed è schiacciata da tutte queste paure, condizionamenti, eccetera, no? Facendo la formula pentacolare ci si rilassa, perché vai a vedere che si scioglie un karma, va bene? Un aspetto di un karma, d'accordo? Ok. Questo per primo. Poi la sacerdotessa, vediamo di cosa mi parlano, cosa mi parla la sacerdotessa. Fidati del tuo intuito, rifletti con attenzione prima di prendere iniziativa, medita per nuove intuizioni. Quattro di bastoni, il giudizio, questa è la presa di decisioni, vedi? Medita per prendere una decisione e la presa di decisioni. Due di spade. Allora qua c'è una persona che medita, che sta in ipnosi, no? Non sai che decisione prendere per risolvere una questione riguardante la stabilità. Quattro di bastoni. La trovi la risposta con l'intuito. Rispetto, se devi prendere una decisione riguardante la tua stabilità, no? Anche sul canale ci sono nella sezione meditazioni guidate le pratiche inerenti alla tua situazione specifica. Vedi qual è più congeniale per te per fare questo tipo di meditazione. E il due di spade saprai prendere perfettamente la decisione. Ora, nel tuo campo energetico, anche se non ti vedi ancora arrivare la soluzione riguardante la tua stabilità già c'è. Va bene? Cos'altro? 5 di coppe, 6 di coppe di nuovo, dal 5 passiamo al 6. Una situazione emozionale si sistema, l'universo, una nuova tappa. Allora qua è possibile che ci siano questioni riguardanti i figli o qualcosa che ti può dare non sai che decisione prendere rispetto a una sensazione di tristezza che puoi avere riguardante una stabilità con le persone care, una stabilità con i tuoi figli, una stabilità con la persona del tuo cuore, qualcosa riguardante questo, non sai che decisione prendere, non sai cosa pensare. Ok. Allora, meditazione, formula pentacolare agli eventi, alle sensazioni perturbate, perché di nuovo mi rimetto nel 6 di coppe, dal 5 passiamo al 6. La situazione emozionalmente un po' più difficile viene riparata, integrata e risolta con il 6 di coppe. Sì. Il giudizio ha a che fare con una presa di posizione su questo aspetto che mi va a specchio col 5 di coppe, no? Prendo ferma risoluzione di risolvere una volta per tutte l'approccio alle emozioni, 5 di coppe. Perché il giudizio mi parla anche del passato atavico, delle tue vite passate, che sono immagini, anche quelle apparizioni dell'anima, in cui spesso la mancanza di stabilità era dovuta al fatto che non si integravano le emozioni della dolce tristezza e della dolce malinconia, mi va a specchio, vedi? Quindi la mente in mezzo, cosa faccio? Mi faccio la formula pentacolare, la meditazione e la mia bambina, il mio bambino interiore riaffiora. Riaffiorando la mia bambina o bambino interiore che non è tenuto costretto dal mentale, che cosa succede? Che genero anche armonia intorno a me, manifestando eventi di armonia, 6 di coppe. Va bene? Ok. Questo sulla sacerdotessa. Poi vediamo la forza. Cosa parla questo coraggio? La delicatezza e la forza interiore ti permettono di superare le sfide. Cerca la forza della gentilezza e del perdono. È tempo di riconoscere quanto tu sia meraviglioso. Ok. Vediamo di cosa mi parla la forza. Di nuovo 9 di spade. Questa è la settimana in cui formula pentacolare a go-go. Ti benedico, ti amo, fede in te. Ti benedico, ti amo, fede in te. Ti benedico, ti amo, fede in te. Ok. 7 di bastoni, limiti.
superare ostacoli, 5 di bastoni. Qua c'è un litigio questa settimana, o l'avete già avuto con qualcuno, preoccupazioni per un litigio, litigio e blocchi, litigi e blocchi. E poi c'è un cavallo di bastoni. Allora qua c'è un litigio con qualcuno, una situazione dove si litiga, oppure dove c'è tensione, non si riesce a trovare punti di incontro perché magari c'è una persona impulsiva, una persona più impulsiva, agisce per impulso. Mi parlano di questa situazione qui, come si risolve, come finisce. Finisce bene, asso di coppe. Allora mi dicono che io sto leggendo che qua avrai una situazione di tensione, di conflitto con qualcuno, incapacità di intendersi, di venirsi incontro, dei limiti o dei blocchi perché c'è una persona che agisce per impulso, incapacità di andare incontro a una soluzione comune. In qualsiasi ambito mi può parlare questa cosa. Però come finisce, abbiamo chiesto, asso di coppe, c'è il risveglio di abilità tue psichiche grazie al lavoro con la formula pentagolare o la consapevolezza a cui giungi, e l'asso di coppe mi parla essenzialmente di felicità. Felicità, va bene? Ok, andiamo a vedere adesso sull'amore. Mettiamo qua queste, ci mettiamo una carta di queste sull'amore. Sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, vediamo un po' qual è l'energia sull'amore per te. Ne mettiamo una di queste e una di queste. Allora, vediamo un po'. Amore geloso, o sei gelosa di qualcuno, geloso di qualcuno, qualcuno è geloso di te. La porta aperta. La porta aperta mi parla di un'opportunità d'amore, un'occasione da prendere al volo in questa settimana. Un'occasione. La porta aperta, qua c'è una porta che si apre piena di forzieri, di tesoro, qualcosa che... wow, un qualcosa di wow. Vediamo un po' di che cosa parlano. Mettiamo qua così. No, mettiamola qua. Allora, vediamo cosa arriva nell'amore per te in questa settimana. Mettiamo la tua fila energetica, cosa arriva per te in amore in questa settimana. Guardatevi sempre il vostro segno zodiacale per il mese di marzo, anche sull'aspetto amoroso, quello è proprio per te. Segno zodiacale ascendente, poi per l'amore potete guardare anche la vostra luna e la vostra Venere, solo per i più esperti però, se no vi confondete. Allora, nell'amore per te, la forza, anche qui la forza l'abbiamo qui. Gli amanti, scelta, 9 di denari. Questa, io ti vedo in questa settimana che farai la scelta di stare bene con te stessa o con te stesso. Avrai il coraggio di fare la scelta di pensare a te prima di tutto. Godendo dell'amore di te, dell'amore ritrovato di te. Avrai il coraggio di scegliere gli amanti te. 9 di denari, energia autonoma. Avrai il coraggio di scegliere i tuoi progetti, ciò che ti fa stare bene al di là di una persona o meno. Avrai il coraggio di scegliere te, proprio stesa chiarissima. Al di là se c'è una persona o meno, al di là se arriva una persona o meno, scegliere se stessi anche quando si sta insieme o comunque ci si relaziona all'altro significa non delegare più all'altro la responsabilità della propria felicità. Questo è il senso, e quindi godere dell'interezza propria insieme all'altro, non della stampella l'uno con l'altro, no? Questo, ve lo dicevo sempre, 2 9 di denari insieme o 2 9 di coppe per me sono una coppia ideale, ecco. Vediamo quindi c'è qualcuno a questo punto con la tua energia così che è geloso di te, di questo tuo essere così autonoma o autonomo. Vediamo, allora, qual è l'energia della persona che ti viene incontro? La ruota della fortuna, l'8 di spade, il papa. Questa persona è preoccupata dal tuo modo di essere o di fare. È preoccupata, nel senso ti vede in modo diverso, perché vede, se la conosci già, è una persona che
vuole avere un cambio con te, che ha visto un tuo certo cambiamento. Questa situazione lo fa sentire un po' frustrato questa persona, un po' fermo, incapace di agire, però ha intenzione di parlarti in modo serio con il Papa. Mm. Se è una persona nuova, questa è una persona molto responsabile per le proprie cose. Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te. 7 di bastoni, limiti. 5 di spade. Sì, il re di denari. Allora, io vedo qua una cosa chiara. Sei tu che metti in questa settimana dei limiti e pensi alla tua stabilità personale, del lavoro, delle tue cose. Nella misura in cui hai nel campo energetico quest'altra persona, io vedo che andrà a rilento la cosa. Perché sei tu che hai dei... scegli te stessa o te stesso in questa settimana, che non è un male, anzi, sì, vedo che nell'amore per alcuni di voi si posticipa un po', non vedo fulmini, tempeste con l'altro, ma vedo grande passione per te. Perché il re di denari? Infatti 9 di spade, sei più concentrata sulle tue cose e io vedo che anche questa persona può avere delle responsabilità familiari da cui non si può sottrarre. Comunque in questa settimana vedo più una questione di dove tu scegli te stessa e te stesso stando bene. Chi sta un po' più, diciamo, un po' più male è l'altra persona, nella misura in cui c'è. Cioè un po' più così, insomma. Vediamo il lato positivo per te in questa settimana. La temperanza, porterai molta guarigione a te stessa, a te stesso, vedo che ti tratterai bene, vedo che, vedi il 4 di coppe qua, rifiuti e scarti magari qualcun altro, vedo che ti farai anche dei trattamenti tuoi di bellezza, ti prenderai cura di te, riscoprendo una grande forza interiore, mettendo limiti laddove non ti va di connettere. Cosa viene dopo il re di denari? 7 di coppe. Diciamo che tu sei in una fase qua in questa settimana in cui hai necessità proprio di aprirti alle infinite possibilità che la vita ti mette davanti in tutti gli ambiti della tua vita, non solo l'amore. Infatti la temperanza, e c'è un'altra persona che è gelosa di te, la porta aperta è soprattutto l'occasione da prendere al volo con te in questo caso, no? Perché questo poi ti fa generare relazioni sempre più appaganti. Vediamo carta negativa, il mondo. Può esserci una distanza tra te e qualcuno. Carta positiva ancora sulla temperanza. Sì, 5 di coppe. Tu guarisci da un dolore emozionale in questa settimana. Non credo che ci sia tanto con un'altra persona, perché tu ti dai a te stessa o a te stesso, che è il tuo amante mistico, mi spiego? E questa è la base imprescindibile per poi realizzare relazioni appaganti. Vedi, qua c'è il matto, ti dai alla vita, quello che succede, succede, è bello così. Non sono pronta ad aprirmi a un nuovo ciclo con un'altra persona, sono pronta ad aprirmi alla guarigione di me, prima di tutto. L'intenzione di questo Papa nei tuoi confronti? 9 di bastoni. L'intenzione del Papa? 8 di coppe. Può essere una persona che è impegnata in altre cose, o impegnata a livello familiare e quindi ci sono dei ritardi, o impegnata a livello di altre responsabilità e impossibilitata a muoversi. Quindi per alcune di voi che avete questa situazione è questo, e voi scegliete voi in questa settimana. Per altre ragazze e ragazzi che sono single, questa energia qui della persona con la quale, se siete single, non avete a che fare, può essere questa l'energia, adesso vi spiego, è una cosa un po' più elevata. L'energia con la quale vi confrontate sono le vostre stesse resistenze. Il Papa, va bene, come ultima carta, il Papa mi parla di resistenze, di credenze, quindi l'energia con la quale vi confrontate con gli altri in questa settimana sono quelle vostre resistenze. Magari vedete immagini di persone che sono bloccate nelle loro resistenze, che non riescono a realizzare i loro obiettivi anche amorosi e sentimentali. E cosa fate voi per tutta risposta? Per tutta risposta vi dedicate al vostro benessere personale, che vi aiuterà poi a realizzare una relazione appagante. E molte persone sono gelose di voi, di questa vostra forma d'essere, tant'è che grazie a questa vostra forma d'essere si apre in voi la possibilità di cogliere al volo delle occasioni importanti. Vediamo l'amore cosa ti dirà in questa settimana con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione.
Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Allora questo si legge a due livelli, sia che l'amore non ti ha mai dimenticata e proprio per questo tu lo riscoprirai in questa settimana con il tuo amante mistico, con il tuo sposo celeste, tant'è che poi lo paleserai all'esterno con una persona di tanto di spessore, sia per coloro i quali hanno questa situazione con una persona che può essere impegnata su più fronti e ti ha detto che ti ha dimenticata, è una persona che è gelosa di te, ma tu non lo sai. Tu guarirai il senso di abbandono e di perdita in questa settimana, ritrovando l'amore di te. Cos'altro? Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. E qua c'è una separazione con qualcuno in cui qualcuno si scoprirà innamorato di te e anche geloso, o si è già scoperto. Cos'altro? Sono geloso di te, non ci posso credere, te l'ho appena detto. Eh sì, qua c'è una persona molto gelosa di te che si sente impossibilitata, per tutte le ragazze in cui si ritrovano in questa cosa, si sente impossibilitata ad agire perché il destino gli ha messo davanti dei blocchi che hanno a che fare con le sue responsabilità, mi può parlare di qualsiasi cosa, e non si riesce ad affrontare una nuova tappa. È una persona che ci sono delle resistenze per fare un cambio emozionale nei tuoi confronti, nel frattempo tu cosa fai di tutta risposta? Ti dedichi all'amore di te. Fatevi la pratica, ragazze mie e ragazzi, dell'amante mistico, della porta luminosa tra conscio e inconscio che vi ho messo nella playlist yoga sciamanico. Tanto molti di voi lo so che state già facendo e state avendo dei risultati bellissimi, sogni rivelatori, vi svegliate bene, come mai vi siete svegliate, lo so perché me l'avete scritto. Fatevi quella pratica perché vi vedo proprio appassionate di voi stesse e di voi stessi in questa settimana, d'accordo? Ok, ti metto un'altra carta dell'oracolo, questa. Al mare, sì, rilassati in questa settimana, tutto fluirà secondo le tue emozioni e godrai del tuo amante mistico, ok? Detto questo, ti abbraccio profondamente, io passo all'altra variante se mi segui anche di là, altrimenti ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo, la terza variante delle fate o anche la terza variante. Andiamo a vedere quali sono le energie per te in questa settimana. Allora, chiedo al mio sposo celeste, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te. Quali sono gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei, con i quali ti confronterai in questa settimana, ossia le energie. Ne mettiamo 3. 1, 2 e 3. Allora, iniziamo. Esprimi la tua individualità, permetti al tuo vero io di risplendere perché sei una creatura meravigliosa. Questa è la settimana in cui potete andare in giro con cappelli di rana, con scarpe di papavero, non lo so. Questa è la settimana in cui hai l'obbligo verso la tua natura selvaggia di esprimerti quanto più possibile col tuo istinto risvegliato, come lo chiamerebbe il grande maestro Sri Aurobindo. E c'è proprio la meditazione per te su questo canale per questa carta. Vai nella sezione meditazioni guidate del mio canale, playlist, podcast, e c'è esprimi la tua natura selvaggia, la bellezza autentica. Ce ne sono due molto simili, va bene? Ok. Perché questo è ciò che è necessario per te in questa settimana per realizzare i tuoi obiettivi. Seconda, iniziativa imprenditoriale, credi in una nuova idea imprenditoriale o in un'opportunità di carriera e vai fino in fondo. Allora per me questa è una carta straordinaria, dovete sapere perché questa accoppiata di carte mi uscì 5 anni fa, prima di aprire il canale. Il mio grande successo. Ok? Durante il lockdown, così, che io mi esprimevo in tutti i modi, facendo un casino dentro casa, tintura, ve l'ho raccontato durante la diretta il 21 febbraio del mese scorso.
mi esprimevo in tutti i modi, facendo un casino meraviglioso dentro casa e mi sentivo libera. Poi è nato il canale e mi uscì questa carta qui, quando ancora queste carte le usavo per me, con le mie clienti, con i miei amici, no? Ok, e mi uscì questa e dissi iniziativa imprenditoriale. Quale iniziativa imprenditoriale? Se sto qua a casa e faccio naturopata, apri il canale. Qualche settimana dopo apri il canale. Boom! Ecco, come vi ho spiegato, ve l'ho spiegato nel video La chiave assoluta, che vi trovate nella playlist L'arte del vivere, come uscì questo canale, no? E quindi mi uscirono queste due carte qui che io non capivo. Quindi qua ti stanno dicendo, con una bellezza autentica, ci sarà l'iniziativa imprenditoriale per te di qualcosa, nascerà qualcosa, credi in una nuova idea imprenditoriale o in un'opportunità di carriera e vai fino in fondo. Io credevo di voler cambiare il mondo quando ho aperto questo canale. Prima di aprire c'era sempre questa mia volontà di portare conoscenza, la vera conoscenza iniziatica che avevo riscoperto io stessa, generando il successo nella mia vita quotidiana, no? E poi è esploso con il canale. Quindi credi in qualcosa che ha a che fare con la tua natura. Tu sei unica, unico e irripetibile. Arriverà qualcosa in questa settimana che ti farà, mia nonna direbbe, scazzecare. Da noi si dice in dialetto così. Quel brio, quella cosa, quell'eccitazione, però ha come unico assunto il fatto di esprimere chi sei veramente e non fare confronti con gli altri, non fare confronti con nessuno, non confrontarti, ma quello che fa la stessa cosa mia ha fatto così, ma quello ha fatto la stessa cosa mia e ha fatto così. Non è così, non è così. Ognuno esprime il suo modo unico di essere e quando tu lo esprimi senza fare paragoni con nessuno, senza fare confronti con nessuno, perché là interviene la mente razionale, tu vinci, come ho vinto io. Io questo vi porto, la mia esperienza. Ok? Bellissime questa accoppiata di carte, quasi mi stavo commuovendo appena le ho viste tutte e due insieme. Ho detto no, bellissimo, bellissimo. Ok, vediamo l'altra. Viaggio, bellissima questa carta pure. Un viaggio imminente cambierà la tua vita in meglio. Potresti fare un viaggio o organizzare un viaggio o pensare di fare un viaggio o uno spostamento. Questa carta per me ha anche a che fare con un cambio di stato, di coscienza, un transito che fai a livello vibrazionale grazie all'espressione della tua creatività innata, del tuo essere innato. È un cambio di frequenza, il viaggio verso un nuovo mondo. Noi non dobbiamo cambiare il mondo esterno, dobbiamo cambiare mondo, il nostro mondo interno, che non puoi cambiare il mondo fuori, puoi cambiare la realtà interna che genera eventi diversi. Quindi bellissime queste carte, bellissime. Vediamo carta a carta cosa ci raccontano. Carta a carta ci mettiamo queste qua. Allora, vediamo su esprimi la tua individualità. Esprimi la tua individualità. Vinci con queste carte, questa è un'accoppiata cioè, potentissima. Esprimi la tua individualità. 4 di bastoni. Wow, la stella, cioè che ti ho detto, meraviglioso. Guarda, esprimendo la tua individualità in questa settimana ti toglierai dei pesi di dosso. Qua mi parlano di regina di denari, ciò che stai, anche se sei uomo, Allora, qua mi dicono, con la stella bellissima si realizza un desiderio, il desiderio della tua anima di esprimere dei talenti, delle qualità, di essere quello che sei sempre stata destinata ad essere. Va bene? Esprimere questa cosa
questo ti porta a grande stabilità in questa settimana, il 4 di bastoni. E il 10 di bastoni mi parla della fine di un ciclo pesante laddove non hai espresso veramente chi sei. Questo cosa genera? Una profonda serenità in te, regina di denari, un cambio che hai atteso da tempo, che ti portasse maggiore stabilità nell'ambito pratico della tua vita. Va bene? Ti ho fatto l'esempio del mio canale, va bene? Che ho aperto il 21 febbraio 2021. Quindi con la carta della stella, la carta dell'acquario, il mese dell'acquario per eccellenza è febbraio, più o meno poi entra il pesci, il mio canale è del segno del pesci, ma è proprio al limite tra pesce e l'acquario, no? La realizzazione di un sogno profondo, ci dice il pesci, il sogno è l'acquario, profondo è il pesci. Ecco, la realizzazione della tua individualità porta alla realizzazione profonda del tuo essere. Ok, andiamo a vedere adesso l'iniziativa imprenditoriale. Iniziativa imprenditoriale. Cavaliere di spade, la ruota della fortuna, wow, regina di denari, wow. Allora, un cambio improvviso, comunicazioni, discorsi, comunicazioni, la ruota della fortuna, il destino ti è propizio nel realizzare un'iniziativa imprenditoriale o un progetto che determinerà una svolta nella tua vita, perché il destino è dalla tua parte. Non so di cosa si tratta, ma in questa settimana per te il destino gira dalla tua parte e arriva con tanto di cavaliere di spade, movimento del destino per te, regina di denari, anche se sei uomo. Qua c'è una donna col forziere, qualcosa che ti dà molta stabilità, qualcosa ti renderà tranquilla, felice, appagata, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso sul viaggio. Cosa mi parla la carta del viaggio? La carta del viaggio. Il sole, felicità, belle notizie. Regina di bastoni, wow. Il diavolo. Ci sono ottime notizie per te negli ambiti che riguardano le tue ambizioni. È una stesa potentissima questa. Non usciva una stesa così potente da parecchio tempo. Un cambio. E sarà che stiamo entrando nel nuovo ciclo della primavera e qua vedo il sole che mi parla proprio del ritorno del sole, del fiorire, no? Verso di te, anche se sei uomo, regina di bastoni, vedo una grande eccitazione in te per questo risveglio della primavera e buone notizie per te che riguardano il diavolo, le tue ambizioni. E qua io vedo anche che sei molto ammirata o molto magnetica nell'ambito anche lavorativo, nell'ambito delle amicizie. Sei una persona che trascina, verso un viaggio anche gli altri, no? Verso il viaggio, verso il proprio cammino interiore. Sì, sei molto attraente, vedo qui. Quindi non mi è uscita una carta del viaggio specifico come un 6 di spade, il carro, carte di movimento. Può anche essere un viaggio imminente che cambierà la tua vita in meglio dandoti molta gioia, però credo che sia soprattutto alla base di questo un viaggio interiore che ti porta a una grande felicità tua. Il cambio di stato di cui ti ho parlato prima, realizzando delle tue ambizioni in questa settimana. Ok, bellissime queste carte. Adesso andiamo a vedere sull'amore, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Vediamo, mettiamo qua queste, ci mettiamo una di queste, amore per te, vediamo che energia abbiamo intorno all'amore.
Amore bloccato mi dicono qui. Vediamo cos'altro. C'è un blocco tra te e qualcuno, l'amore è bloccato in generale. Già no, però ci sono degli sblocchi comunicativi. Vediamo di che cosa si tratta. Già no sono gli sblocchi. Vediamo di cosa si tratta. Andiamo a mettere una fila energetica per te sull'amore. Vediamo. Amore, regina di coppe, ti vedo fluire qua. Re di denari, la forza. Guarda, qua mi dicono che c'è una persona nel tuo campo energetico. Aspetta però, voglio capire di che cosa parla la forza. Ah, la luna. E probabilmente tu stai avendo molta pazienza con qualcuno che trattiene ciò che sente. Stai avendo molta pazienza con qualcuno che trattiene le sue emozioni, ciò che sente, evita di parlarne, 7 di spade. Può essere del segno del cancro, del segno del leone, del segno del toro, vergine, capricorno, questa persona, o cancro, pesci, scorpione, o tu o questa persona avere ascendente o luna venere in questi segni, ma al di là del segno io te lo do per avere un'informazione in più. L'energia è questa, vedo te molto paziente con una persona che trattiene le sue emozioni ed è molto legata all'aspetto pratico della vita o a delle sue responsabilità. Questo vedo che c'è nel campo energetico tuo. Vediamo un po'. Vediamo un po' l'energia di questa persona nei tuoi confronti in questi giorni. Il diavolo. Questa persona è innamorata di te, 2 di coppe. 6 di spade. Allora, qua c'è una persona che è innamorata di te, c'è un 2 di coppe e il diavolo e vuole ottenere questa relazione, vuole stare insieme a te. Il 6 di spade, vediamo di cosa mi parla il 6 di spade. Sì, il 7 di coppe, fammi mettere un'altra 6 di spade, di cosa mi parla il 6 di spade. L'eremita. È una persona che è molto innamorata di te, che vuole venire da te e ci va molto prudente, perché ci sono degli altri fronti aperti per questa persona. Non so di cosa si tratta, possono essere delle responsabilità familiari, di lavoro o altro. Però qua vedo che c'è amore nei tuoi confronti. Però è una persona che ci va molto prudente. Vediamo? Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te in questa settimana. 9 di denari, 8 di spade. Arriva un cambio, di che cambio si tratta? 6 di denari. Guarda, qua ci sono delle io vedo che qua ci sono questioni relative al lavoro. Credo che sia da, non lo so da quale parte, o la tua o da parte di quest'altra persona. Il 9 di denari mi parla di situazioni lavorative che bloccano o che possono rendere un po' di frustrazione, un po' di ansia, un po' di tensione, un'incapacità di muoversi. Però subito dopo ti ho già detto che con Giano si sbloccavano le comunicazioni e si sblocca la situazione. Il 6 denari mi parla di un giusto equilibrio tra il dare e l'avere, diciamo una situazione torna in equilibrio, ci si vuole venire incontro, va bene, comprendersi, ci si vuole venire incontro e comprendersi. Infatti qua il 6 di bastoni, il 6 di spade mi parla anche di un certo viaggio che si fa con prudenza, e quel viaggio può essere di questa persona nei tuoi confronti o lo spostamento di questa persona nei tuoi confronti. Vediamo un po' energia positiva per te in amore. La torre positiva. La torre positiva significa che una situazione difficile o di cambio si attuerà, o una situazione difficile viene messa alle spalle. Vediamo la torre ancora di cosa mi parla il positivo. L'asso di coppe mi parla del rinnovo di una relazione o per alcune di voi non ho detto delle ragazze e i ragazzi single. Allora qui per voi c'è una persona che vuole darvi, e se siete single, quindi questa persona è una persona che ha lasciato alle spalle un'altra relazione e si avvicina a voi molto prudenti. Entrambi mantenete un atteggiamento inizialmente un po' di, come sai, quando gli animali si annusano, no? E poi vedo che inizia una relazione
a poco, con la cordialità, e c'è la promessa di qualcosa di più importante, d'accordo? Ok. Vediamo al blocco, carta negativa. Carta negativa, Cavaliere di Spade, una discussione che può essere successa o della tensione o dei limiti che sono stati messi. Fammi vedere ancora cosa mi parla la ruota. 3 di bastoni, l'apertura di nuove possibilità. Alcuni di voi c'è una persona nuova, anche se c'è un'altra persona nel vostro campo energetico, c'è una persona nuova. La persona del vostro recente passato c'è stata una rottura e qua arriva una persona nuova. Potete incontrarla anche durante un viaggio, nell'ambito lavorativo. Vediamo un po' cosa mi dicono i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ora baciami stupida. La persona che si presenterà a te in questa settimana molto più passionale. Più passionale, cos'altro? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Quindi questa è una persona per la quale conterai molto o hai contato molto e si è reso conto che nessun'altra persona può contare quanto te. Ok, cos'altro? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Ah, e questa è una frase che evoca il senso di una persona che non si sente all'altezza, una persona che vuole avere il controllo sulle sue emozioni. Se questo è il tuo caso, comunque non si apre emozionalmente, una persona che aveva paura che, vedendo la sua fragilità, tu avessi potuto additarlo. E questo è il condizionamento sociale che abbiamo avuto tutti, no? Invece ci stiamo acclimatando al sentire del femminile che è molto più... le nostre fragilità sono i nostri più potenti alleati. Noi l'onnipotenza divina la vediamo nella bellezza di un fiore che è fragile. L'onnipotenza della vita, onnipotenza divina, la vediamo nella fragilità della natura, di un fiore. E lo stesso fiore sono le nostre fragilità, e quindi quella fragilità in noi è onnipotenza divina. Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo. Immaginare la storia infinita. Orfani, alcuni di voi c'è una persona nuova qua, invece per altri è una persona che si sente sola senza di te. Sono scappato per paura che mi lasciassi, e qua c'è un aiuto, la necessità di venirsi incontro. È tempo di fare un sonnellino e poi flessibilità. Qua c'è qualcuno che medita su prima di fare delle azioni, Io vedo che tu fluisci con le tue emozioni. Credo che sia questa persona con la quale c'è stata una situazione di silenzio, di fuga, e poi ci si rende flessibili qua, ad andare incontro a una nuova prospettiva delle cose. Ok, ragazze mie e ragazzi, io detto questo concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!